Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Benvenuti a tutti. Oggi parleremo di qualcosa di molto importante. Questa lezione può cambiare il modo in cui parlate italiano nella vostra vita quotidiana. Oggi non ci concentreremo sull'italiano dei libri di testo, non parleremo dell'italiano degli esami o della grammatica formale che funziona solo negli esercizi scritti. Invece ci concentreremo sull'italiano reale, l'italiano che le persone usano nelle conversazioni normali ogni giorno. L'italiano che suona naturale, semplice, rilassato e sicuro. Quindi ecco la nostra domanda di oggi. Come potete praticare l'italiano ogni giorno per parlare in modo più naturale come un madrelingua? Molti studenti studiano l'italiano per molto tempo, imparano le regole grammaticali, memorizzano liste di vocaboli, guardano lezioni, ascoltano video, provano ancora e ancora a migliorare. Ma quando arriva il momento di parlare con qualcuno in italiano, succede qualcosa di strano, si fermano, la mente diventa lenta, la voce diventa più debole, la fiducia scompare e allora si chiedono: perché succede questo? Ho studiato tanto, conosco molte parole, capisco molte frasi. Allora perché parlare è ancora difficile? Se vi siete mai sentiti così, questa lezione è per voi. Il problema di solito non è la grammatica, il problema di solito non è il vocabolario e il problema sicuramente non è la vostra intelligenza. Il vero problema è il modo in cui la maggior parte degli studenti pratica l'italiano. Molte persone raccolgono informazioni, ma non allenano la capacità di parlare. Capiscono l'italiano quando leggono o ascoltano, ma non riescono a reagire velocemente durante le conversazioni. È proprio qui che tutto può cambiare per voi. Parlare come un madrelingua non significa parlare perfettamente, non significa avere un accento perfetto, non significa usare parole difficili. Parlare in modo naturale significa qualcosa di più semplice. Significa rispondere più velocemente, significa usare espressioni comuni, significa capire come funzionano le conversazioni reali. Leggere solo regole grammaticali non vi farà parlare in modo naturale. Anche ascoltare senza praticare non è sufficiente. Aspettare il momento perfetto per parlare non aiuta. Migliorate quando praticate l'italiano ogni giorno in modo semplice e pratico. Dovete allenare la bocca, dovete allenare l'orecchio, dovete allenare le vostre reazioni. E soprattutto dovete allenare la vostra sicurezza passo dopo passo. I madrelingua non costruiscono ogni frase lentamente nella loro testa.
parlano in modo automatico perché ripetono le stesse strutture ogni giorno nella vita quotidiana. Ed è esattamente quello che dovete fare anche voi. Avete bisogno di ripetizione, avete bisogno di espressioni utili, avete bisogno di situazioni reali, avete bisogno di metodi semplici che vi aiutino a parlare senza paura. Ecco la buona notizia. Non avete bisogno di una grammatica perfetta per iniziare, non dovete vivere in Italia, non avete bisogno di corsi costosi e non dovete conoscere migliaia di parole. Potete iniziare dalla vostra routine quotidiana, potete iniziare con frasi semplici, potete iniziare con la vostra voce. Poco alla volta il vostro italiano inizierà a cambiare. All'inizio forse la vostra voce tremerà un po'. Forse le vostre frasi saranno corte. Forse farete degli errori. È completamente normale. Gli errori non sono un fallimento. Gli errori fanno parte del progresso. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. Quindi, se volete parlare in modo più naturale, se volete smettere di tradurre ogni frase nella vostra testa, se volete sentirvi più sicuri durante le conversazioni, restate con me perché questa lezione non è solo teoria, è una vera pratica di conversazione. Adesso iniziamo con il primo passo. Passo 1. Pensate in italiano semplice, non in italiano perfetto. Questa idea sembra piccola, ma può cambiare tutto. Uno dei motivi principali per cui molti studenti non riescono a parlare in modo naturale è che cercano di creare frasi perfette prima di parlare. Questo rende il modo di parlare più lento, crea stress e rende la conversazione difficile. Invece, dovete iniziare con idee semplici. L'italiano semplice crea comunicazione veloce e la comunicazione veloce crea fiducia. Lasciatemi spiegare questa idea in modo molto semplice. Immaginate che qualcuno vi faccia una domanda normale. Che cosa avete fatto oggi? Molti studenti non rispondono subito. Perché? Perché qualcosa inizia a succedere nella loro mente. Cominciano a farsi domande come: quale tempo devo usare? La mia grammatica è corretta? La mia frase suonerà strana? E se faccio un errore? E se l'altra persona pensa che il mio italiano non è buono? Invece di rispondere in modo naturale, iniziano a preoccuparsi della correttezza e questo cambia tutto. Parlare smette di essere comunicazione. Parlare diventa un esame. Quando il cervello sente pressione, il modo di parlare diventa più lento. Quando il modo di parlare diventa più lento, la fiducia diminuisce. Per questo motivo, cercare di parlare un italiano perfetto non è utile all'inizio. Il vostro obiettivo non è un italiano perfetto. Il vostro obiettivo è un italiano semplice.
Dovete allenare la vostra mente a creare prima pensieri piccoli e chiari. Non italiano avanzato, non italiano impressionante, non italiano complicato, solo italiano utile che vi aiuta a comunicare. Per esempio, immaginate di svegliarvi al mattino. Non cercate di costruire una frase lunga e perfetta. Pensate invece a piccoli pensieri come: sono stanco, ho bisogno d'acqua, voglio un caffè, oggi mi sento bene, oggi sarà una giornata impegnativa. Queste sono frasi molto semplici, ma sono molto potenti. Perché? Perché la conversazione quotidiana è fatta di queste piccole idee. Anche i madrelingua parlano spesso così. Dicono cose come: ho fame, aspetta un secondo, dammi un minuto, andiamo, non lo so, ti chiamo dopo, va bene. Queste frasi sono corte, ma sono reali, e la lingua reale è quella di cui avete bisogno. Il vostro obiettivo non è sembrare impressionanti. Il vostro obiettivo è sembrare naturali, e parlare in modo naturale inizia sempre con pensieri semplici. Questa idea è molto importante, perché quando i vostri pensieri sono semplici, parlate più velocemente. Ma quando i vostri pensieri sono complicati, parlate più lentamente. Imparare a parlare è come imparare a camminare. Si inizia con piccoli passi, poi camminare diventa più facile. Parlare italiano funziona allo stesso modo. Prima la vostra mente deve sentirsi a suo agio con piccoli pensieri in italiano. Ora vi propongo un semplice esercizio per il passo 1. Iniziate la mattina in italiano. Quando vi svegliate, prima di controllare il telefono, fate 5 piccole frasi in italiano nella vostra mente. Per esempio, sono sveglio. Ho ancora sonno. Devo alzarmi. Oggi sarà una giornata lunga. Inizio con calma. Secondo esercizio. Descrivete le vostre azioni quotidiane in italiano. Per esempio, mi lavo i denti, preparo il caffè, controllo i messaggi, mi preparo per il lavoro. Questo collega l'italiano alla vostra vita reale ed è molto efficace per la memoria. Un altro esercizio. Descrivete le vostre emozioni durante la giornata. Per esempio, sono felice, sono stanco, sono stressato. Adesso mi sento più rilassato. Questo rende il vostro italiano più naturale e più personale. Ora passiamo al passo 2. Passo 2. Parlate usando frasi brevi e chiare. Dopo aver imparato a pensare in italiano semplice, il passo successivo è molto importante. Smettete di provare a fare frasi lunghe. Questo è uno degli errori più comuni tra gli studenti. Molti studenti pensano che frasi lunghe suonino più intelligenti.
vogliono sembrare avanzati, così cercano di dire tutto in una sola frase, ma succede qualcosa. Perdono le parole, le frasi diventano confuse, la lingua si blocca e la fiducia scompare. Le frasi lunghe richiedono più grammatica, più vocabolario e più concentrazione. Dovete ricordare l'inizio della frase mentre state ancora dicendo la fine. Questo è difficile durante una conversazione reale. Per questo esiste una regola molto utile, un'idea, una frase. Questa regola può cambiare il vostro modo di parlare italiano. Per esempio, invece di dire «Ieri sono andato al mercato perché avevo bisogno di alcune cose per la casa, ma per strada ho incontrato un amico e abbiamo parlato per un po'. E poi ho dimenticato cosa volevo comprare». Potete dire «Ieri sono andato al mercato. Avevo bisogno di alcune cose per la casa. Per strada ho incontrato un amico. Abbiamo parlato per alcuni minuti. Poi ho dimenticato cosa volevo comprare». Il messaggio è lo stesso. Ma ora la frase è più facile da dire, è più facile da capire ed è più facile da ricordare mentre parlate. Una comunicazione chiara è sempre più forte di una comunicazione complicata. Non avete bisogno di frasi lunghe per parlare bene, avete bisogno di frasi chiare. Anche i madrelingua parlano spesso così. Per esempio, ero stanco, così sono rimasto a casa. È stata una giornata lunga, non avevo voglia di uscire. Esercizio pratico per il passo 2. Dividete le vostre idee in parti piccole. Prendete un'idea lunga e dividetela in 3 o 4 frasi brevi. Provate a fare questo esercizio ogni sera. Alla fine della giornata, raccontate cosa è successo usando solo frasi brevi. Per esempio, oggi mi sono svegliato tardi. Mi sentivo molto stanco. Ho bevuto un caffè, poi ho iniziato a lavorare. Questo esercizio allena il vostro cervello a parlare più facilmente. Un'altra idea importante: non abbiate paura delle pause. Le pause sono naturali durante una conversazione. Una breve pausa tra le frasi aiuta il cervello a preparare l'idea successiva. Aiuta anche la vostra voce a sembrare più calma e chiara. Adesso continuiamo con il passo 3. Passo 3. Imparate e usate espressioni comuni della vita quotidiana. Questo passo è molto importante se volete parlare in modo naturale. I madrelingua non costruiscono ogni frase parola per parola. Usano espressioni già pronte molto spesso. Questa è una delle differenze più grandi tra studenti e madrelingua. Molti studenti parlano lentamente perché costruiscono le frasi pezzo per pezzo, cercano le parole, traducono nella mente,
controllano la grammatica mentre parlano. Ma i madrelingua hanno già molte espressioni pronte da usare. Per esempio, come stai? Che succede? Arrivo subito. Aspetta un secondo. Un attimo. Sto scherzando. È vero. Capisco. Nessun problema. Va bene. Queste espressioni diventano automatiche con la pratica. Se volete parlare in modo naturale, dovete imparare queste espressioni poco alla volta. Immaginate che qualcuno vi faccia una domanda. Se conoscete solo parole separate, il vostro cervello lavora molto. Ma se conoscete frasi complete, la risposta arriva più velocemente. Per esempio, non lo so, fammi controllare, va bene così. Hai ragione, vedremo. Sono un po' occupato adesso. A volte uno studente che conosce 300 espressioni utili parla meglio di uno studente che conosce migliaia di parole separate. Perché parlare non significa conoscere tante parole, significa usare le parole facilmente. Ora ecco un esercizio pratico per il passo 3. Imparate 5 espressioni utili ogni settimana. Non cercate di impararne troppe insieme. Sceglietene solo 5. Usatele durante la settimana. Ditele ad alta voce, scrivetele, immaginate situazioni in cui potete usarle. Un'altra idea è organizzare le espressioni per situazione. Per esempio, espressioni per salutare le persone, espressioni per parlare al telefono, espressioni per fare acquisti, espressioni per esprimere emozioni. Questo aiuta il cervello a ricordarle più velocemente. Provate anche a sostituire le frasi scolastiche con espressioni più naturali. Invece di dire sempre "non so la risposta", potete dire "non ne ho idea". Questo rende il vostro italiano più naturale. Adesso passiamo al passo 4. Passo 4. Rispondete velocemente e non pensate troppo. Molti studenti perdono fiducia in questa fase, non perché non conoscono l'italiano, ma perché pensano troppo prima di parlare. In una conversazione reale non avete molto tempo per preparare la risposta. Di solito avete solo 1 o 2 secondi. Se aspettate troppo, il momento passa. La fiducia diminuisce e arriva il silenzio. Il vostro obiettivo non è parlare un italiano perfetto. Il vostro obiettivo è dare una risposta veloce e semplice. Per esempio, qualcuno vi chiede "Com'è andata la tua giornata?". Invece di restare in silenzio e cercare la grammatica perfetta, rispondi in modo semplice. È andata bene, un po' impegnativa. Ma va tutto bene. Le risposte semplici aiutano la conversazione a continuare. Ricorda questa idea importante.
L'italiano lento e perfetto non è necessario. L'italiano semplice e veloce è potente. Ora continuiamo con il passo 5. Passo 5. Parla con te stesso ogni giorno. Questo passo è semplice ma molto efficace. Non hai bisogno di un partner, non hai bisogno di un insegnante, hai già la tua voce. Molti studenti aspettano di trovare qualcuno con cui praticare. Per questo motivo praticano poco, ma puoi praticare da solo ogni giorno. Parla della tua routine. Per esempio, mattina. Mi sono svegliato tardi, mi sento stanco, ho bisogno di un caffè. Pomeriggio, sto lavorando adesso. È una giornata difficile, ho bisogno di una pausa breve. Sera, è stata una giornata impegnativa, ho fatto molte cose. Ora sono molto stanco. All'inizio questo esercizio può sembrare strano, ma lentamente la tua bocca si abitua, la tua paura diminuisce, la tua sicurezza cresce. Un giorno parlare sarà naturale. Questo è l'obiettivo. Ora continuiamo con il passo 6. Passo 6. Non avere paura degli errori. Lascia che ti dica una cosa importante. Se hai paura degli errori, parlare diventa difficile. E quando parlare diventa difficile, il progresso diventa lento. La conversazione naturale non è mai perfetta. Anche i madrelingua fanno errori. A volte dimenticano le parole. A volte cambiano frase a metà. A volte si correggono, ma continuano a parlare. Questa è la differenza. Molti studenti si fermano subito dopo un errore. Invece tu devi continuare a parlare. Cambia il tuo modo di pensare. Non dire devo parlare perfettamente. Di invece devo parlare liberamente. Gli errori ti aiutano a migliorare. Il silenzio non ti aiuta a migliorare. Ogni volta che parli diventi più forte. La sicurezza cresce con la pratica. Ora passiamo al passo 7. Passo 7. Aggiungi emozione alla tua voce. Qui il tuo italiano inizia a diventare vivo. Molti studenti parlano correttamente ma senza emozione. La loro voce è piatta. Per questo anche le frasi corrette sembrano poco naturali. La conversazione reale ha sempre emozione. Per esempio, senza emozione. Oggi sono stanco. Con emozione. Oggi sono davvero stanco. Un altro esempio, senza emozione. È stato così così. Con emozione. È stato davvero fantastico. Senti la differenza? L'emozione rende il tuo modo di parlare più naturale e più umano. Per praticare, prendi una frase e ripetila in modi diversi. Per esempio, come stai? Dillo quando sei felice.
Dillo quando sei stanco. Dillo quando sei sorpreso. Questo semplice esercizio migliora la tua espressione e l'espressione è una parte molto importante per parlare in modo naturale. Ora concludiamo questa lezione con un breve riassunto e un piano pratico per te. Oggi abbiamo parlato di 7 passi importanti che possono aiutarti a parlare italiano in modo più naturale. Passo 1. Pensa in italiano semplice. Non rendere i tuoi pensieri troppo complicati. Passo 2. Usa frasi brevi per restare rilassato mentre parli. Passo 3. Impara espressioni comuni e usale spesso. Passo 4. Rispondi velocemente. La velocità è più utile della perfezione. Passo 5. Pratica, parlando da solo ogni giorno. Passo 6. Accetta gli errori perché ti aiutano a migliorare. Passo 7. Aggiungi emozione alla tua voce, così il tuo italiano sarà più vivo e naturale. Questi passi sono semplici, ma funzionano solo se li usi. Non ascoltare soltanto queste idee. Metti in pratica nella tua vita quotidiana. L'italiano non è solo qualcosa che studi. L'italiano è qualcosa che usi. Non hai bisogno di 3 ore al giorno per migliorare. Anche 10 o 15 minuti di pratica concentrata possono fare una grande differenza. Una pratica breve ma regolare è più efficace di una pratica lunga ma rara. Perché questo metodo funziona così bene? Perché segue il modo naturale in cui il cervello impara una lingua. Il tuo cervello non ama memorizzare lunghe regole di grammatica. Il tuo cervello preferisce comunicare. Il tuo cervello preferisce connettersi. Il tuo cervello impara più velocemente quando la lingua diventa parte della tua vita reale. Quando pratichi un po' ogni giorno, il tuo cervello capisce che l'italiano è utile. Diventa qualcosa di naturale invece che difficile. E ricorda una cosa importante. Non sei solo in questa esperienza. Ogni persona che parla bene una lingua straniera si è sentita insicura all'inizio. Tutti hanno fatto errori. Tutti hanno avuto momenti di dubbio. La differenza tra chi riesce e chi si ferma è semplice. Le persone che riescono continuano a praticare anche quando è difficile. Accettano gli errori, accettano di parlare lentamente all'inizio e per questo diventano sicure dopo. Quindi sii paziente con te stesso. Il progresso non è sempre veloce. Alcuni giorni ti sentirai forte, altri giorni ti sentirai più lento. È normale. Significa che stai imparando. Finché continui a parlare e a pensare in italiano, stai andando avanti. Quindi, da oggi, prova qualcosa di nuovo. Non dire «voglio parlare italiano perfetto».
Di invece: oggi voglio comunicare in italiano. Questo obiettivo è più semplice, questo obiettivo è realistico e questo obiettivo ti aiuta a migliorare più velocemente. Resta con questo canale e continua a praticare con me. Insieme esploreremo metodi semplici e pratici per aiutarti a migliorare passo dopo passo. Ogni frase che dici ti aiuta a migliorare, ogni piccolo errore ti aiuta a imparare. Ogni nuova espressione ti dà più sicurezza. Hai già tutto quello che ti serve per iniziare. Inizia ora con una frase, poi un'altra, poi un'altra. Passo dopo passo il tuo italiano diventerà più forte. L'italiano non è un muro davanti a te. È una porta che apre nuove conversazioni, nuove amicizie e nuove opportunità. Quindi continua a praticare, resta curioso. Sii costante e soprattutto continua a parlare italiano ogni giorno. Il tuo percorso inizia oggi. E ci vediamo nella prossima lezione. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.